Bella gente, rieccoci qua. Ciao ragazzi, bentornati a una puntata di Daniel fa cose e quello che facciamo oggi è tornare a spilucchiare nella mia collezione da scavo, quella che tanto ci ha fatto sporcare la scorsa volta e che tanto ci farà sporcare anche questa volta, perché sono un pigro maledetto, mi faccio il culo per cercare, meno culo me lo faccio per pulire i miei bellissimi reperti. Vi farò vedere altri relics da scavo, alcuni messi bene, alcuni messi non benissimo, ma sarà per noi anche una scusa per parlare del reperto. E come al solito, se avete delle domande in particolare scrivetele nei commenti e cercherò di rispondervi il prima possibile. Vi lascio il link qua in alto a destra nel caso vogliate vedere il primo video, ma andiamo a vedere subito che cosa guardiamo oggi. Come primo pezzo di questo nuovo video vorrei farvi vedere un bellissimo Adrian che, come potete vedere, presenta anche abbastanza colore. Gli ho fatto un bagno in ossalico in quest'Adrian. Si tratta di un M15 completo di ogni sua parte, purtroppo bucato in alcuni punti, ma devo dire che è assolutamente solido e con una buona forma. Fregi non ce ne sono, ma è comunque un bel pezzo di storia che ha la particolarità di avere un rivetto zincato, un altro rivetto zincato, mentre i due centrali non lo sono. Non so come mai, non chiedetemelo, però è carino, dai. Bello bellino, bello bellino. Ma siccome mi state simpatici, porco cane, ma siccome mi state simpatici, un altro Adrian. Questo è un pezzo particolarissimo, l'ho trovato così come lo vedete, pieno di fori, infatti con un punteruolo quadrato. Credo di ipotizzare, data la forma, sia stato forato con un picconcino. Il perché di questa foratura va ritrovata in un uso alternativo di questo Adrian. Se ne trovano parecchi di questi Adrian così forati. Non ho la certezza di perché foravano questi elmetti e per cosa li utilizzassero. Ho sentito varie storie, c'è chi ha detto per cucinare le castagne, teoria non così assurda se ci pensiamo, perché il fronte italiano si sviluppava spesso in montagna e spesso presso castagneti. I soldati presi dalla fame potevano effettivamente utilizzare un qualche cosa che assomigliasse ad una pentola, quindi un elmetto, per cucinare. Però è una teoria che devo smentire, secondo me, a mio modestissimo avviso, perché non si ravvisano bruciature particolari nel fuoco, avrebbero creato dei danni molto maggiori rispetto a quelli del tempo. Tra l'altro non so se ci fate caso, ma guardate, c'è tantissimo colore. Io quest'Adrian non ho mai pensato di ossalicarlo perché era tutto forato e dicevo, secondo me è bello tenerlo così, però a ben vedere secondo me può regalarci tante emozioni di grigio verde. Sotto si intravede un bel colore. Fregi purtroppo non ne troveremo, perché come potete vedere questi due taglietti stanno ad indicare che si tratta di un Adrian francese, quindi una prima fornitura di elmetti provenienti dalla Francia utilizzati dai nostri soldati fino alla produzione di Adrian italiani. Fregi direi di no, però ho visto degli Adrian 15 francesi con dei fregi, quindi mai dire mai. Sicuramente è un bel pezzo di storia il cui uso non è totalmente chiaro. Alcuni dicono scolapasta, sono contrario anche a quest'altra ipotesi per il semplice fatto che non avrebbe senso fare dei fori così distanti fra di loro e così alti, quindi dei fori così alti, perché se uno mette l'acqua con questi 3-4 fori uscirebbe subito. Una foratura così alta non ha senso per far colare dell'acqua. Anche sulle castagne, ripeto, ho i miei dubbi. E fate la vostra ipotesi perché cosa possa essere effettivamente utilizzato questa foratura così particolare. Signori e signori, è il giorno degli Adrian, terzo Adrian di oggi. Questo non me lo ricordavo, è veramente bello per le condizioni in cui è. Guardate, c'è ancora le radici attaccate. Queste, mi raccomando, quando ossalicate, vi lascio il link in descrizione della guida con l'ossalico, vanno tolte tutte quante, perché queste bastarde fanno una reazione strana con l'acido ossalico e rischiano di rovinare il pezzo. Quindi il mio consiglio è di tenere a bagno il pezzo anche per 2-3 giorni, in modo da far sciogliere bene bene la terra e sciacquarlo bene bene. Siamo di fronte a ovviamente un modello 15 bello solido. Non si tratta di un Adrian francese per l'assenza
di buchi per il fregio. Guardate come esce questo Blue Horizon, con una buona ossalicata, signori, può uscire uno spettacolo. Io lo so che molti di voi mi staranno insultando per il fatto di non averlo fatto prima, perché questo è un Adrian che forse avrò da almeno 2-3 anni. Cacchio aspetti a dargli una dignità, avete ragione voi. La particolarità di questo Adrian però, ragazzi, è anche la taglia, perché la noto molto più grande rispetto a quest'altro Adrian. Ma passiamo oltre. Anche questo è un pezzo molto interessante, ci ho messo qualche mese per capire di cosa si trattasse, perché è una forma molto particolare che dici ma che cacchio può servire questa roba qui. In realtà grazie ai magici forum si riesce a recuperare tutto. Questo è il congegno di apertura delle casse di cottura italiane. Questo era il fermo che gli permetteva di basculare attraverso un perno per poterle aprire e fare in modo che il coperchio di queste casse rimanesse aperto. Una volta aperto andava a scorrere all'interno per poi bloccarsi qua. Se li trovate, ora sapete a cosa servono. Se ne trovate due potete riprodurre la cassa di cottura. Qua invece abbiamo quello che rimane, se non erro, di un ramponcino da ufficiale italiano. Come vedete era molto più lungo, questa è solo una parte. Da questa parte invece era presente una specie di tacco che basculava, quindi dava la possibilità allo scarpone di adattarsi molto meglio al terreno, e al posto che avere 4 misere punte ne aveva 6, 2 davanti, 2 dietro. Questi reperti hanno la particolarità di avere dei timbri che rappresentano il numero di lotto di produzione o il marchio del costruttore. Oh, aspettate un attimo, guardate cosa ho trovato! Tada! Ce l'avevo completo e non mi ero accorto che c'era anche l'altro. Guardate che figata, guardate come si snoda bene. Ora lo potete vedere in tutto il suo splendore. 6 cinghie e 6 tacchetti, bellissimo. Signori, altra borraccia smaltata, in questo caso è completamente integra, si vede un po' il marchio Malù, insomma tutte queste borracce hanno veramente tanti produttori, c'è chi li colleziona tutti. E che quando si trova uno di questi in buone condizioni è uno spettacolo, perché lo smalto conserva veramente bene il ferro. E dato che siamo in tema borracce, ne ho tirata su un'altra. Questa sarebbe ancora migliore se non fosse che guardate che sbrego. Questa è una maledettissima scheggia e ragazzi ho ipotizzato addirittura che questa non è una mitraglia, è un pezzo di granata, perché ha la forma del proiettile ogiva del Carcano 91. Quindi secondo me è un proiettile impazzito di rimbalzo di un nostro Carcano 91 che ha sfondato letteralmente questa borraccia, e sono sicuro di questa cosa perché come vedete dall'altra parte ha creato proprio un vero e proprio squarcio, mentre da questa parte ha una forma ogivale. Quindi è un pezzo molto particolare, anche in discrete condizioni. Come al solito il marchio non ve lo riesco a leggere, però è completa della sua cinghia in cuoio, parte della sua cinghia in cuoio originale. A volte si trovano questi pezzi che ci raccontano di una storia e sono veramente interessanti, meritano di essere conservati e non fatti marcire nella terra. Voilà! Anche questo è uno di quei pezzi che fa sempre piacere trovare. Si tratta del fodero di una daga da pioniere austriaca. È incredibile pensare che nel 1914-15 si combattesse ancora con delle vere e proprie spade, reminiscenze delle guerre ottocentesche. Ovviamente una spada non può nulla contro un moschetto o contro un revolver, però so di casi in cui sono state purtroppo utilizzate letteralmente come armi per finire i soldati. In ogni caso il pezzo è molto interessante, è difficile trovarle belle sane e intere come in questo caso, quindi mi manca solo di trovare una daga che ancora non ho trovato, ma ci stiamo lavorando, a meno che non c'è qualche iscritto che me la voglia regalare e voglia vedere questo pezzo completato. Ragazzi, che bestia! Questo è veramente una bestia di attrezzo, piccozza. Trovate in montagna, ovviamente per spostare, spaccare pietre, fare strade e trincee. È stata abbandonata perché purtroppo
aveva perso parte del sostegno per il colletto, quindi si può vedere il legno come sia ancora conservato bene. Sicuramente vi dico che è austriaca perché gli austriaci di mentalità crucca facevano bene le cose, e questi sostegni li trovi più che altro negli attrezzi austriaci. Non vedo marchi, però non vedo marchi, ma siccome a me piace smentirmi, voilà! Questo è invece un piccozzino italiano che, come vedete, anche lui invece ha i sostegni. Quindi ho detto una cazzata, nel senso che spesso questi piccozzini si trovano privi dei sostegni per il semplice fatto che gli italiani avevano un sostegno per il manico non saldato al piccozzino. È molto probabile che si trovi questo corpo ma non il sostegno, che rimane attaccato al legno ed è difficile trovarlo. In questo caso è rimasto il moncherino del legno ancora attaccato e quindi siamo riusciti a recuperare anche il sostegno. Di questi arnesi ne esistono diversi modelli con differenti varianti. Esistevano principalmente due modelli, che è uno con punta ed ascia, quindi punta per pietre e ascia per il legno, secondo me anche per spaccare le pietre per fare i muretti a secco e le trincee. Invece c'è un altro modello che ha sempre una punta per i terreni più duri e poi una specie di punta piana per scavare la terra. Generalmente si differenziano in questi due modelli. Tanto poi, se mi sono spiegato male, vi metto le foto e siamo tutti felici. Guardate che bel piatto. Questo è veramente bello. Questa è la fortuna della zincatura: quando è ancora sana conserva il ferro in una maniera perfetta. Questo è il classico piatto della gavetta quadrata austro-ungarica, scura all'esterno e bianca all'interno per ovvi motivi. Scura all'esterno perché doveva essere poco riconosciuta a lontano, perché ovviamente i colori molto chiari e luccicanti erano banditi nell'equipaggiamento militare, mentre il bianco, per questioni igieniche, il soldato poteva vedere dove era ancora sporco, così lo poteva pulire. Questo è il suo manico, che un tempo si piegava, ah no, ancora si piega e poteva andare a mangiare così, oppure semplicemente lo utilizzava anche per scaldarlo. Tac, tac. Cambiamo completamente argomento. Se avete visto i miei scorsi video dovreste sapere benissimo di che cosa si tratta, perché è praticamente il piede di uno scudo da trincea. Questo però non l'ho trovato in Francia, ma l'ho trovato sul fronte italiano, in particolar modo in Trentino, e come vedete ha sofferto la rottura del suo sostegno. Sono pezzi molto belli, perché se si trova lo scudo intero si può pensare anche di completarlo. Guardate cosa ho recuperato. Stanno uscendo le cose un po' a random, quindi devo andare a recuperare i pezzi vecchi, perché questa è la gavetta austro-ungarica di cui parlavamo prima ed è riferita ovviamente al suo piattino. Purtroppo adesso è da raddrizzare, ma fidatevi questo ci entra tranquillamente dentro. Da notare questi sostegni per le cinghie di chiusura e di fissaggio per poter essere trasportato. Questi pezzi qui, anch'essi ci ho messo un po' di tempo per capire che cavolo fossero, e ho chiesto a un vecchio recuperante tanti anni fa. Sono praticamente dei pistoncini in alluminio con all'interno del materiale ceroso, e mi ha spiegato che fanno parte dei razzi da segnalazione illuminanti austriaci. Se ne trovano parecchi in giro e non avevo mai capito che cosa fossero, quindi se vi capitano anche a voi sono questa specie di bussolotti, questa orlatura sul lato e sull'altro invece no, riempiti di roba cerosa. Allora, volevo farvi vedere anche questo. Si tratta della solita vanghetta italiana, con la differenza che questo avevo pulito, spazzolato meccanicamente, fatto elettrolisi, e volevo vedere la differenza tra un reperto non pulito e un reperto pulito. Tutt'altro aspetto, ti fa venire voglia di prenderli in mano perché non ti sporchi, cosa che invece con gli altri basta solo sfiorarli con il pensiero che sei già sporco di ruggine. Purtroppo non vedo nessun segno di scritte incisive
incisioni, segni di fabbrica. Non vi ho detto che questi fori qua servivano per poter essere fissati allo zaino. Alcuni dicono che venivano utilizzati per spararci attraverso, secondo me è una cazzata. Non so nemmeno se la canna del 91 ci passa qua in mezzo, e comunque mi sembra che ti darebbe pochissimo gioco per girare, quindi, e poi non era uno scudo balistico questo, quindi secondo me magari veniva messo per osservare, però non credo, insomma, secondo me erano semplicemente dei buchi di fissaggio e non fu mai prodotto né brevettato per altri scopi se non quello di essere fissato. Bello. Questa, signori, è invece una immensa pala per ovviamente terreni un pochino più morbidi e terrosi. Dal tipo di fissaggio posso dire che è austro-ungarica, per il semplice fatto che assomiglia veramente tanto alle vanghette personali. Anche per quanto riguarda invece il rinforzo per il colletto, che bel sistema di bloccaggio rivettato a questa pala. Mi spiace dirlo, ma gli austriaci facevano le cose in una maniera molto più pensata per durare nel tempo. Questo pezzo è interessante, l'ho trovato in montagna in Trentino. Inizialmente mi sembrava il solito piatto di gavetta, in realtà ha una forma ben più sofisticata con questo anello. Io ipotizzo sia il coperchio di un qualche cosa di tipo medico, e fra l'altro, se ci fate caso, è presente anche una dissaldatura che mi fa ipotizzare la presenza di una cerniera. Ipotizzo quindi un contenitore per materiale medico. Questo, signori, è un pezzo molto ricercato. So che a vederlo non è che sia proprio bellissimo. È un pezzo molto particolare. Non vi voglio dare nessuna pista perché voglio metterlo come quiz. Fate le vostre ipotesi. Vediamo se c'è qualcuno bravo, perché questo qui è un pezzo un po' complicatino da indovinare. Ovviamente dovete considerare che è un po' piegato. Vediamo se c'è qualcuno bravo che riesce a indovinare di che pezzo si tratta. Questo sarà il quiz di oggi. Ragazzi, vi devo lasciare. Noi ci vediamo con un prossimo video. Se avete domande particolari sui reperti, scrivetelo nei commenti, cercherò di rispondere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli.